Buongiorno a tutti e benvenuti all'ennesima puntata di Backstreet State of Mind, i Backstreet Boys spiegati male. Quest'oggi la puntata è interamente dedicata al nostro Brian. Brian Thomas Littrell. Brian Thomas Littrell, che ci ha graziato con una nuovissima e freschissima immagine da questo nuovo photoshoot per il Millennium 2.0, riprendendo appunto quella vecchia dell'album Millennium, che peraltro era la mia preferita di tutto il booklet. Così, confession time. Ma vogliamo parlare 2 secondini, proprio una cosa detta veloce veloce di quella di Jay? No, no, perché ci chiudono il podcast. Se inizio io a dire cosa penso della foto che ha pubblicato AJ qualche giorno fa, ci censurano e probabilmente ci Io mandano voglio, io anche sono, quelli della salute mentale a casa. A me, perlomeno. a me, guarda, io ti dico solo che quella di Nick gli avevo fatto un collage, no collage, con Photoshop, no Photoshop, con Paint, mi ero ritagliata una mia foto che stavo abbracciando una mia amica e praticamente stavo io dietro Nick, sta Ma cosa non era quella, scusa, che era tipo con i che piedi stava nell'acqua? nell'acqua. Ecco, io Ok. stavo, io dietro quello abbracciavo. Era una Ecco. cosa tipo troppo cringe. Vabbè, Bellissima. No, vabbè, io invece avevo una passione per questa foto qua ISO. di Mhm. Brian, cioè nel senso quella vecchia di Brian, non so perché, ma mi piaceva un sacco. E quindi quando è uscita questa ieri ho apprezzato Perché molto. in teoria era il tuo preferito all'epoca, in teoria. Sì, preferita una parolona. Diciamo che spinta a sceglierne uno dalle amiche, a me piaceva tanto la voce di Brian e diciamocelo, all'epoca di Millennium era anche Caruccio Forte, Brian. No, ma la voce poi era da E poi era così, aveva questa allure da bravo ragazzo. divertente. Esatto, quindi boh, dicevo che il mio preferito era Brian, in realtà non ho mai avuto questa grande Io passione. ringrazio Brian perché mi fa venire gli occhi azzurri in questa foto. Grazie, Brian, grazie. Grazie, Brian. Allora, entriamo nel vivo, se no poi come al solito dobbiamo correre. Brian Thomas Littrell, tra parentesi, io non sapevo che ci fosse questo mistero sulla pronuncia del suo cognome, cioè a Ah, quanto neanch'io. in Ho America letto si tweet perché sbagliavano a pronunciare il cognome di Brian dicendo, se non ho capito male, Littrell. sì, 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 sì. Io Volevo parlare ingenuamente, quando io da io, italiana che non ho italiana, mai... l'ho pronunciato bene. Anch'io da italiana che non sapeva una parola in inglese all'epoca l'ho sempre pronunciato giusto. Comunque a quanto pare Littrell. Quindi, nato il 20 febbraio del 1975 a Lexington, Cinquantenne. cinquantenne a Lexington in Kentucky, da Jacqueline, detta Jackie, Jackie Fox. segretaria. Ottimo. Jackie Fox, faceva Fox di cognome da non sposata. Sì, lei faceva la segretaria di un dentista in uno studio dentistico e Harold, che era invece impiegato alla IBM. Come il mio papà. Erano Ecco, colleghi quando l'ho scoperto all'epoca. Ho detto, "Oh, mio padre e il padre di Brian sono colleghi. Erano colleghi, perché poi mio padre dopo l'ha lasciata, però ero gasatissima che fossero colleghi. figa sta cosa. Ah, Tra parentesi, Harold, fratello di Anne, la mamma di Kevin. abbiamo Ribadiamo detto, la parentela, esatto. ha un fratello più grande, Ha un Harold. fratello più grande che si chiama Harold III, perché già il papà di Brian, mi ha fatto molto ridere questa cosa, già il papà di Brian si chiamava Harold Junior, perché il nonno si chiamava Harold. Quindi il fratello, perché hai visto mai cambiare nome? Ehm, No, per carità di Dio. esatto, lo chiamiamo Harold III. Vabbè. In E realtà ho un'amica che ha il padre, cioè il padre del marito che si chiama in un modo, il marito che si chiama nello stesso modo e il figlio si chiama come il nonno e il padre terzo. vedi No, che mi va sa che di c'è moda. quarto, quarto, quindi è dal bisnonno, capito? Cioè, Vedi che è una cosa che va di moda, io invece non in la... Italia non si può mettere lo stesso nome Ah, del padre infatti, più, infatti, più. che è molto più comodo, voglio dire. Perché per esempio mio nonno si chiamava Antonio, il padre si chiamava Antonio, il nonno si chiamava Antonio, tutti con lo stesso cognome, insomma. Ma devo dire che nella Adesso non mia si può famiglia più. queste cose non le abbiamo, cioè avevano tutti nomi diversi, non... Vabbè, ma io giù Avellino stavano, quindi.
Quindi questo fratello maggiore Harold, che apparentemente io non ne avevo idea, ma secondo internet fa anche lui l'attore, cantante. Boh, io non ho Mai visto? mai visto No, né ma sentito. neanche in foto. Io sì, quello sì. Dai, L'ho visto in foto con Brian. Spudoratamente in alcune foto postate, credo, da lui o dalla moglie o qualcosa del genere. aspetta, o l'ho visto e ho Somiglia pensato a che qualcosa di Brian, bello. Mhm. ha un qualcosa, messi vicini diresti che sono fratelli, taglio della mascella, queste cose qua, se lo vedi passare, no, cioè non era Per tipo esempio, che erano praticamente a che ha foto. un bel pezzo di fratello è Howie. Sai che non ce l'ho presente? Dovrò Ha fatto cercarlo, qualche va foto, bene. è un bell'uomo. Faremo una puntata sui fratelli fighi dei Backstreet Boys. No, sto scherzando, cioè non potremmo farla per la forza del podcast, ma magari no. Quindi, allora, cosa subito interessante da dire del nostro povero Brian, e ci metto povero apposta, è che lui nasce con un problema cardiaco che praticamente lo rende soggetto a infezioni e a sole 6 settimane gli viene diagnosticato anche un soffio al cuore. Ehm, tant'è, Posizionato al punto giusto. esatto, tant'è che a soli 5 anni deve passare 2 mesi in ospedale perché si è beccato un'infezione piuttosto grave, nel senso che a quanto pare temevano che non uscisse dall'ospedale. Quindi già subito da piccolo, segnato da questa cosa, che peraltro gli fa perdere proprio il primo anno di scuola, no? Che poi si deve Vado bocciato recuperare. in prima. L'hanno bocciato in prima, poverino, non per colpa sua, ma No, perché perché poi in America sono molto fiscali su... Non gliene frega niente se vai in ospedale. Cioè, se tu perdi un tot, ma mi pare più di una settimana o 10 giorni. 10 giorni, mi ha detto Ken. mm, Perdi l'anno. Puoi perdere l'anno. da noi è assolutamente Lo impensabile. so. Questa roba. Dillo a me, Abbiamo io facevo... una tot di giorni di assenza che non si sa mai bene quanti sono, ma viaggiano tra i 45 e i 50 tutti gli anni, quindi voglio dire. Ecco. Per i ragazzi intendo, per poter dare valido l'anno. Comunque, nonostante questo, quindi uno dice già segnato insomma, dalle sfighe di salute da piccolo, nonostante questo il nostro Brian è sempre stato una persona molto attiva, un amante degli sport, pratica un sacco di sport, specialmente il suo preferito, diciamo, è il basket, gioca nella squadra del liceo, insomma, cose del genere, aspira addirittura a diventare un giocatore professionista, ma non viene preso, perché è troppo basso. Perché E, è 1,70 il nostro tappetto, Brianuccio. sì, è piccolino, cioè rispetto agli altri, insomma, perché poi basso, detto Lo sai? dall'alto del Sì, mio no, pure io. 1,60 voglio dire, Same. per No, ma poi lo sai materiale. che lui ha delle gambette, cioè la parte di sotto delle gambe sono proprio piccole, piccole, piccole. Quando l'ho visto mi ha spaventato. Più di Ferma AJ. un secondo. Allora, non possono essere peggio di quelle di Alex. No, 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 giuro. C'ha proprio le zeppette ho detto, Io figlio mi mio, fido, ma E te credevo non c'hai i bei esistesse nulla al tricipiti, mondo peggio. oddio, non mi ricordo, ho fatto medicina e non mi ricordo che muscoli ci sono, Chiedere a me. ha belle cosce, ma la parte di sotto è piccolina in confronto alla... Strano, No, vabbè, comunque, ehm, non c'entra un cavolo. potendo appunto coronare il suo sogno di diventare un giocatore di basket professionista, Brian si butta sulla sua seconda passione, che era il canto. Quindi canta nel coro della chiesa, nel coro della scuola, partecipa a musical, sempre in ambito scolastico. A un certo punto il suo insegnante di canto gli suggerisce anche che può tirar su 2 soldi cantando tipo a matrimoni, eventi, cose di questo tipo, e lui lo fa. Ma tu pensa chi si è sposato e c'hai i video di Brian, Little Brian, Secondo me no Little, se li ha Little rivenduti Brian. a peso d'oro. Io dico, ma gente non li posta supportate. Bah, vai a Vabbè, che è sapere. vero che... Non lo No, so. ma c'era col VHS, riportatelo su in Sì. modo digitalizzato. E poi, e poi Dai che tra Ale vi l'altro mette su un business. lui ha lavorato mentre faceva queste cose durante il liceo anche a Long John Silver, che è una catena
Tipo di fast food. fast food che è tutta a base di pesce e fa veramente schifo. Io ci sono andata una volta sola, Non ho nei avuto miei l'onore. amica, io ho avuto il disonore perché Chiara ha detto andiamoci, è buona. Ho mangiato un pezzo di pesce e mi sono sentita male perché era di un pesante, perché sai qui fritto e rifritto. Beh, Vabbè, quindi cosa ecco, succede? Poi arriviamo al punto di quello che interessa a noi. Nell'aprile del 93, questa è storia, perché lui l'ha raccontato e riraccontato in tutte le salse, lo ripete alla nausea, quindi penso che probabilmente sappiano anche aveva gli detto anche piastrelli. l'orario, però non me lo ricordo. Adesso è troppo dettagliato, neanche, ma lui l'ha detto, ma io figurati, non mi Sì, ricordo che ho sì, mangiato a non mi ricordo, però colazione. mi ricordo che l'aveva detto questo orario. Comunque lui, mentre sta facendo una lezione di storia, viene chiamato D'accordo. parlante, no, della scuola, per andare a rispondere a una telefonata nell'ufficio, in segreteria, nell'ufficio del preside, insomma qualcosa di... Brian Thomas Littrell in direzione. Già a me mi Esatto. sarebbe preso un coccolone. Diciamo Infatti che pare mi che a il lui cuore. sia preso un infarto perché diceva che l'unico motivo per cui di solito venivano chiamati i ragazzi a scuola così era se era successo qualcosa di grave a casa, no? Quindi lui si è beccato malissimo e invece era quel cretino, scusatemi, ma visto quanto ha fatto prendere un infarto a suo cugino, ci sta, era Tra quel l'altro malato di cuore, eh? Esatto, era quel cretino Ecco. di Kevin che ha pensato bene quasi quasi di far prendere un infarto al cuginetto malato di cuore per appunto proporgli di fare l'audizione per i Backstreet Boys. Listen, baby, I'm sorry. No, Pare, gli dice, senti, Burke Parson, perché abbiamo scoperto uno dei nomi dei ragazzi, che era quello là che ha detto non andranno da nessuna parte, ma ha i nomi lasciato si il gruppo. sanno, i nomi si sanno, è che io e te ce li ricordiamo, quindi dato che Vabbè, ma è noi li spiegata spieghiamo male con male, motivo. eh, Dico, hai abbandonato il gruppo, che vuoi fare? Vuoi tu venire e far parte del nostro gruppo, fare la tua audizione? E Brian risponde, Brian risponde, senti cretino, mi puoi richiamare a casa al pomeriggio perché io starei a scuola, ma hai fatto prendere un infarto. io gli No, avrei detto gli l'ho anatemi. buttata sul ridere, ma fondamentalmente gli chiede veramente di richiamarlo più tardi. Quindi si parlano poi al pomeriggio e a quanto pare il manager, Lou Pearlman, chiede praticamente a Brian di fare una sorta di pre-audizione al telefono, giusto per capire, per accertarsi che Kevin non gli abbia detto no, avete presente mio cugino, Mio bravissimo! cugino. Poi in realtà è una pippa che non tiene la nota. E quindi Eh, nel dubbio, ovviamente Brian, vabbè, con la voce che ha, che aveva all'epoca, ma insomma, che ha, passa chiaramente l'audizione e quindi il giorno dopo lui parte guida. per andare in Florida a incontrare gli altri. E ci hanno raccontato proprio loro questa chicca perché la usavano come gag nell'ultimo tour nel DNA, che a quanto pare si prendevano in giro lui e Nick. Lui arriva con questo pick-up, tra l'altro a quanto pare un pick-up poco vistoso, tipo con delle fiammate, Rosso e giallo delle fiamme, della cioè Roma. quella roba proprio da redneck, no? Passate al Cioè, 100%. abbi pazienza e Kentucky, con tutto il Esatto. rispetto per il Kentucky, Kentucky è E Rednecklandia con tutto proprio. il rispetto per i redneck, che a me stanno simpaticissimi, però voglio dire questo. Sì, sì, Quindi lui io so arriva e il anche primo a vicino. quanto pare che gli è andato incontro è stato il nostro Nick. Immaginatevi un Nick dodicenne, no? Con Pre-pubertà, la vocina da soprattutto. dodicenne che lo saluta dicendogli ciao, ciao Nick. No? E a quanto pare l'altro, che abbiamo appena detto, redneck del Kentucky, gli risponde con un fortissimo accento del E sud. io? Hi all, how are you, umbrella? E niente, e da lì parte questa amicizia e lui chiaramente viene preso immediatamente e da Poi lì è stato partono. anche durante i tour successivamente è stato anche quello che aveva in affidamento Nick, che era minorenne, Legal Guardian, sì. nel Legal Guardian, Sì, il sì, sì, guardiano, il tutore legale, perché tutore giustamente legale, i ecco, no, il guardiano. genitori di Nick, Guardiano di tratto da che? minorenne, non potevano andare in tour con lui, aveva bisogno di qualcuno che gli facesse da tutore legale e per vai a sapere quale strano motivo hanno scelto Brian. Non sto I scherzando. genitori di Nick.
nel senso che tra tutti era quello che faceva più il cretino e loro hanno scelto Non proprio potevano scegliere tipo, che ne so, Kevin, Kevin. tipo, ma va bene, ma la famiglia Carter, io alzo le mani. Ehm, Eh, quindi lui poi chiaramente era il suo ultimo anno di scuola, ma non finirà perché chiaramente partirà con i Backstreet Boys e prenderà poi il diploma per corrispondenza. e Ehm, comunque bravo, perché non tutti... Assolutamente, assolutamente. Altra cosa interessante da dire di Brian, anche questa, lui la ripete alla nausea, quindi ce la sappiamo tutti quanti, ma comunque nel giugno del 97, sul set del video di As Long as You Love Me, lui incontra una delle modelle che facevano ovviamente le loro partner, insomma, nel video, che si Le chiamava audizioni Leanne facevano. Wallace. Mhm. E Le lei audizioni. era una delle ragazze sì, che faceva le selezioni e lei modella, Così. aspirante attrice e i due insomma si piacciono, iniziano una relazione e dopo Ma 2 anni, dimmi, ti interrompo per dire una delle mie solite chicche stupidaggini, che tu non sai che Liane in realtà prima di stare insieme a Brian stava insieme a Gio Pesci. in realtà lo sapevo, volevo dimenticarmelo però. Ok, io ogni volta che vedo mamma ha perso l'aereo ormai, o Matilda o qualunque sia, ogni film, no, Matilda non ci sta, ho sbagliato Godeni De Vito, Ah, no, ma lo sapevo, non me lo volevo ricordare per svariati motivi, ma, insomma. Comunque alla fine diciamo che Lien, non so, folgorata sulla via di Damasco, decide che forse il nostro Brian era leggermente più caruccio dell'altro. Quindi, che film, eh? relazione tanto così. Iniziano questa relazione che va avanti per 2 anni fino a che nel 99, a Natale del 99, Brian le chiede di sposarlo, cosa che avverrà poi a settembre dell'anno successivo ad Atlanta, perché Liane è originaria di Atlanta, dove peraltro adesso vivono. Alfaretta che è vicino a Atlanta. È vicino, scusami? Alfaretta che Ah, è sì, vicino a ok. Atlanta. Ci sono passata, ci ho guidato. Io a Atlanta ho visto solo l'aeroporto e facevo meno di No, 20. la città è molto bella. In realtà io ci guidavo per andare dai miei suoceri dal North Carolina. Vedi, È non gli molto avrei carina dato e una poi lira. passavo per le campagne. Pensavo non ci fosse Io assolutamente niente ad Atlanta. facevo due strade, o passavo per il Kentucky, vicino al Kentucky, il Tennessee, bellissimo, oppure passavo per South Carolina, Georgia e poi andavo in Alabama dai miei suoceri, quando stavo in North Carolina. Oh, Alabama. Basta, la smetto. È la suoneria di mia suocera. Io adoravo quella canzone al liceo, mi piace Io ancora. anche il film. Sì, sì. Quindi i due si sposano. Adesso sto per dire fun fact, non ha niente di fun questo fatto che sto per dirvi, però è una curiosità. Leanne scampa per un soffio l'attentato alle Torri Gemelle perché avrebbe dovuto praticamente trovarsi su uno dei due aerei che si sono schiantati sulle Torri Gemelle, solo che giusto la sera precedente decide di cancellare la prenotazione del volo per stare ancora un po' di tempo con Brian, che a quel periodo era in tour con i Backstreet Boys da qualche parte. E quindi, insomma, si Quindi sono... evviva. Evviva per quello. Se non sbaglio, però, qualcuno dello staff dei Backstreet Sì. Boys invece era sull'aereo e invece è morto. Non Sì. ricordo assolutamente chi, perdonate. Neanche io ricordo il nome perché, però sì, uno dello staff era lassù. Esatto. Mhm. 2 anni dopo, a novembre del 2002, nasce il loro unico figlio, Bailey, che oggi ha 23 anni. Siamo vecchi tutti quanti. Non ha 23 anni perché è nato a novembre, ne ha ancora 24, 22. Vabbè, quel che l'è.
E No, che se no a me fai già 41 anni. No, testa buona che tanto te 3, sei, cioè, li 22. tardi, e io invece li ho vicini. Comunque, ma splendide, quindi il problema non si pone. Sto scherzando, ovviamente, faccio dell'ironia. Beautiful Crazy, Io sto cadendo dice la canzone. a pezzi uno dopo l'altro, ma questo non lo diciamo. Quindi, Bailey, che è un artista country, quindi ha seguito le orme del padre, ma non nel mondo pop, nel mondo country, e attualmente sta partecipando all'ultima edizione di American Idol, quindi lo vediamo, insomma, gareggiare. Cantautore, è molto bravo, bell'album, belle canzoni. Assolutamente, Io dopo l'ho tra l'altro lo visto, chiamo perché ho segnalato una cosa dell'album di Bailey legata a Brian, chiaramente. le ho viste 2 volte, l'ho visto 2 volte in tour con i Beck. Apriva Tampa 2013, agosto, 23 agosto 2013, ha cantato un paio di canzoni, che una era del Jackson 5, Oh baby give me one more chance, perché aveva anche lui, era pre-pubertà, quindi anche lui aveva la vocina tipo Adesso Nick. non ha più la vocina. Adesso non ha più la vocina come Nick, e poi ha aperto il tour del DNA Tour alla Raleigh il 20 agosto 2019. Io Io speravo sono lo portassero anche in Italia perché a me Bailey piace tantissimo. e ha cantato, ha aperto il tour con bravissimo comunque sì, lui quindi ci ha praticamente cresciuto nelle arene Sì, 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 sì. eh, Vabbè, a me piace la musica palco. country in generale e lui mi piace Anche molto. a me, L'ho infatti non verrà, comprato, lo l'abbiamo ascolto. detto, il 6 luglio che uscirà la versione duetto dei Rascal Flats e Backstreet Boys di What Hurts the Most, che è una canzone country che io adoro in una maniera, l'adoravo già in precedenza, Tra quindi l'altro adesso loro hanno già non vedo fatto l'ora. delle piccole variazioni country con i Florida Georgia Line, Got, che got io Your Mama and adoro, Holy. che appunto io li ascolto di per mio perché mi piacciono molto, però la canzone che hanno fatto insieme, God Your Mama and Me, è molto carina, quindi E sì, poi CMT ai Country Awards avevano fatto i duetti con Holly Holly è la mia e preferita. io l'adoro, l'adoro. Anch'io. Quella e mi piace un sacco, Bella. vabbè, non ha poco di country, ma a me piace un sacco Sundays perché mi ricorda l'estate, per cui All I wanna do today is wear my favorite shade and get stoned. Basta, adesso la smetto. Canto malissimo, chiedo scusa agli ascoltatori. Ehm, Non è vero. sì, no, sono tremenda. Allora, la cosa che tutti ricordiamo riguardo a Brian, quindi la diciamo subito, è stata che nel 98 Brian ha dovuto subire un intervento chirurgico a cuore aperto perché praticamente era successo che l'anno precedente, nel 97, in seguito a un malore, i dottori avevano scoperto che la sua situazione cardiaca si era fatta molto più critica e praticamente il cuore si stava ingrandendo troppo. Quindi hanno dovuto operarlo, ma questa operazione è stata posticipata fino all'anno Non so. successivo a causa degli impegni con il gruppo, quindi fino al maggio dell'anno successivo. E vabbè, l'operazione chiaramente viene fatta, va tutto bene, tutto a A posto. cuore aperto poi, tra Aperto, l'altro. sì, sì, è un'operazione abbastanza seria. Ehm, Lui però appunto, sempre per evitare di fermare troppo a lungo il lavoro del gruppo, ritorna, farà pochissima convalescenza e E tornerà infatti erano tutti arrabbiati i familiari, erano giustamente, arrabbiati i familiari, era arrabbiato lui, erano arrabbiati anche gli altri del gruppo in realtà, perché sapevano perché che lui l'aveva fatto tornare subito per poterlo esatto. E torchiare. quindi lui torna subito, praticamente, subito intendo dopo la convalescenza, quella proprio obbligatoria data dal medico, e non solo torna, dice, a registrare un album, no, no, torna proprio in tour, tant'è che dietro le quinte c'erano proprio gli infermieri i medici con le bombole di ossigeno, perché sto però Cioè, la faceva, ovviamente, quindi ma roba folle, comunque, sì. che appunto anche proprio questo trattamento ricevuto in seguito a questa situazione di salute comunque complicata fa sì che lui sia poi stato uno dei più agguerriti nel gruppo nella guerra contro l'utilizzo, Looperman. no, per la causa Oh, legale dai. intentato.
Tra l'altro, l'episodio di questa operazione che ha dovuto subire viene ricordato, e credo che tutti ce lo ricordiamo, nel video di Show Me the Meaning of Being Lonely, dove appunto lui, come se vedesse se stesso che sta boh, pseudo morendo. No, ma là era proprio flatline nel Ecco. video, Sì, quindi no, io proprio... non ho mai voluto, cioè mi faceva talmente senso questa cosa che non so come gli sia venuto in mente di fare quella, ma va bene, non importa. Sì, è Ehm, molto tragico. Tra l'altro, sempre restando in ambito salute, cioè il nostro Brian non se n'è fatta mancare una, perché No. ovviamente a livello di sfighe di salute le ha tutte lui, poraccio. Nel 2009 si becca l'influenza suina, per la quale quindi deve stare in quarantena e cancellano il tour promozionale dell'album This Is Us, perché ovviamente Oh, che peccato. a lei non essere cattiva. No, aspetta, no, contestualizziamo. This Is Us non è il mio album preferito Non l'avremmo e mai non detto. ero contenta del fatto che Brian avesse la suina. Ci sono delle canzoni che mi piacciono, ma in generale non mi Ok, piace. poi arriviamo alla parte più critica, che è quella che credo possa interessare parecchi, perché magari non tutti proprio sono sul pezzo. È sotto gli occhi di Importante. tutti chiaramente che Brian, la voce di Brian non è più quella di un tempo. Questo non è dovuto a un suo scorretto uso della voce che gliel'ha usurata o qualcosa del genere. O sostanze, come ho sentito, ho letto, sostanze stupefacenti. No, Nulla di tutto ciò, è assolutamente no. semplicemente che nel 2011 gli sono state diagnosticate non una, ma ben due condizioni di salute con cui lui sta tuttora combattendo, che compromettono le sue performance dal vivo e con cui probabilmente dovrà convivere tutta la vita, perché sono due condizioni che non hanno attualmente Tra una. l'altro non è solo a livello canoro, ma è anche a livello di parlato, se voi lo, Sì, cioè, sì, se assolutamente, si proprio sentono parlare, a volte non gli esce proprio la voce, il suono, perché è proprio un Adesso vi problema dico delle due corde vocali. cose premesse. Io non sono Ha un i medico, compiti. non ci capisco niente di tutte queste robe, ma ho fatto i compiti, sono andata a leggere in giro, mi sono informata, eccetera, eccetera. Allora, Guarda, e condizione numero uno, disfonia da tensione muscolare. Praticamente consiste nel fatto, insomma, in questa voce che è quella più visibile, ok? Quella che noi vediamo, è appunto questa voce che diventa improvvisamente roca e affannata, creando tra l'altro anche a lui una spiacevolissima sensazione come di gola irritata, no? Gola che gratta, gola, quindi a lui fa anche male. Cioè, non fa male nel senso di, oh mio Dio, però un po' come quando noi abbiamo un po' la gola irritata, no? Ehm, questa situazione è causata in realtà dall'altra condizione, perché la disfonia e la tensione muscolare può essere causata da un sacco di cose, anche temporanee, no? l'ho avuta io due settimane, Esatto. 3 settimane fa che abbiamo dovuto non registrare perché non avevo proprio voce. Esatto, mentre nel suo caso purtroppo è causata dall'altra condizione che si aggiunge a questa, che è la distonia. La distonia purtroppo è una condizione neurologica che proprio compromette il corretto invio dei segnali neurologici da parte del cervello, no, a parti del corpo a caso, cioè nel senso che a lui succede a livello di corde vocali, ad altri succede in altri Ne muscoli. so, la mano. Esatto, praticamente il cervello non riesce, non riesce a mandare correttamente i segnali, gli impulsi ai muscoli intorno alle corde vocali, quindi le corde vocali non riescono a funzionare correttamente. Come se si bloccassero Come se anche. si bloccassero, a volte il segnale arriva in ritardo, insomma, chiaramente per una persona che usa la voce per lavoro è un grandissimo casino. E lui ne ha sofferto tantissimo, tant'è che nel documentario lui ne ha parlato, forse ne deve parlare anche di più, Allora, lui ma non ama parlare di queste cose, ne ha parlato un po' nel documentario del 2015, però What You're Made Of. piangeva, mi pare che Sì, piangesse. sì, sì, lui patisce moltissimo questa condizione, chiaramente, però Poi ci diamo fu quella atto mega al fatto litigata che tra ehm, Nick e Brian.
Sì, perché c'era stata una del tu eri il tempo. mio Michael Jordan, io ero il tuo Scottie Pippen. Poi parleremo, magari faremo una puntata se vi può interessare appositamente sul documentario, che è stata comunque abbastanza una pietra miliare. Mhm. Due cose su altre cose su Brian, anche perché come al solito siamo un po' strette con i tempi, abbiamo Ecco, meno di perché io 10 cazzeggio troppo. minuti. Allora, nel 2005 esce l'unico album da solista di Brian, Welcome Home, che in realtà è un album di musica pop cristiana. Brian è un fervente credente della comunità Battista. battista, eccetera, quindi ci teneva a fare questo album, da cui sono stati tratti quattro singoli: In Christ Alone, Wish, Over My Head e Welcome Home You. L'album ha un ottimo successo nella chart americana dei Christian Album e Certo. vince anche dei premi, in particolare per il singolo In Christ Alone. In più, Mhm. nel 2010 e nel 2011 pubblica due album natalizi cantati con moglie e figlio, album di cui io ignoravo completamente l'esistenza. Io lo Curioso, sapevo perché tutto ciò che è Natale io dovrei saperlo e lo ignoravo. mi pare che facessero, o era all'inizio, su Twitter facevano propaganda, no propaganda, vabbè, promo, ma anche su MySpace, mi pare, sì, Me 2010. li sono persi. Il primo si chiama, quello del 2010 si chiama Brian Littrell's Family Christmas e quello del 2011 Christmas with the Littrells. Quindi ecco. Poi, altra cosa, nel 2019 esce l'album di Bailey, che si chiama 770 Country, 770 Country, non so come caspita si legge, 770 in italiano country, nel quale, tra l'altro, album prodotto direttamente da Brian e la moglie, con questa casa di produzione, etichetta indipendente che creano un po' appositamente, la Briley Records. E in questo album c'è una canzone che è un duetto tra Brian e Bailey, una canzone bellissima che si chiama Come, Come Kiss Me, ed è una canzone da matrimonio, io direi, la chiamerei la classica canzone da matrimonio. È molto carina, se vi capita andate a sentirvela perché è molto bella. Varie A ed me pare eventuali. che nel 2015 ci siamo dimenticati anche di dire nella puntata di Kevin, ma nel 2015 Kevin e Brian sono stati introdotti nella Kentucky Music Hall of Fame proprio per il loro apporto Alla musica. musicale alla regione, Sì, insomma, avevano per... proprio fatto anche una sorta di Sì, sì, cerimonia. sì, una cerimonia. Quindi bravi. Altre cose da dire su Brian, a parte la Briley Records che ho già citato, dopo, in seguito appunto alle sue problematiche di salute legate all'intervento che ha dovuto subire al cuore, Brian fonda la Brian Littrell Healthy Heart Club, che è un'organizzazione no profit per assistere i bambini con problemi cardiaci. E per un breve periodo non sono riuscita a risalire esattamente al periodo, ma ragazzi, questo è spiegato male, mica per Spiegato niente. male? Ha in collaborazione con la moglie una linea di abbigliamento, praticamente, che si chiamava Wiley, come il secondo o terzo nome di Terzo nome. Baby, ora non Si ricordo. chiama Bailey Thomas Wiley Little. Perfetto, ok. Questa linea di abbigliamento credo che sia assolutamente Bailey. nel dimenticatoio, Ehm, nessuno ne sa più niente. Non- so che faceva pop-up market, Mhm. diciamo negozi pop-up quando i ragazzi facevano il tour e Ok. lei Un po' come ha vendeva. fatto AJ che vendeva, diciamo, gli smalti durante il tour, Sì, eccetera. vabbè, però lui ha fatto il Quello di segreto. AJ era un pochino più strutturato, insomma. Non abbiamo avuto gli S di pop-up perché io l'avrei comprata anche se... Anch'io, però possiamo chiedere ad Awi se ci fa questa cortesia per in occasione, non lo so, del prossimo tour o di Las Vegas, se qualcuno ci va, O non lo se, so.
Se ce lo regalassi Sì, anche, ecco, Aui, regalacelo. dai, Allora, che pelle di capelli. sì, solito, Kevin tagliati i capelli, noi ci teniamo a ribadire questo Botto. tutte le volte. Prima di salutarvi, allora, due cose. Dunque, innanzitutto qua, questa era la puntata finale della nostra serie di puntate dedicate individualmente Monotematiche. dei boys. Adesso cambieremo soggetto. Non abbiamo ancora deciso esattamente dove indirizzarci, ma abbiamo un sacco di idee, quindi state collegate, state connesse ai nostri Vado in social. campagna. Troveremo delle belle cose da fare. Vi annuncio però una sorpresa che a breve ci sarà una puntata con il nostro primo guest del podcast. Partiamo tra l'altro con il botto perché avremo Mica pizze e fichi. come ospite, non vi diciamo il nome perché vogliamo mantenere la sorpresa, ma sarà un artista che ha suonato insomma in arene in giro per tutto il mondo ed è stato addirittura 2 volte nominato ai Grammy. Quindi, Due. signori, stay tuned, che arrivano tante belle cose e magari, chissà, stiamo lavorando, se potrebbe interessarvi, anzi, magari ditecelo su una possibile live a breve, se qualcuno vuole fare due chiacchiere in diretta con noi. La live. Potrebbe essere una cosa carina, magari adesso sui social vi chiediamo se la cosa può piacervi, può interessarvi. E Ah, se avete idee voi, se avete qualche assolutamente, se argomento che avete volete... idee su argomenti su cui vorreste sentirci blaterare male, scrivetecelo, fatecelo sapere che noi non aspettiamo altro che accontentarvi. Pratirare mare e cazzeggiare tanto. Assolutamente, e mari, mari, mari di razzate come al solito. Ah sì, sì, mille razzi che non abbiamo adesso, ma Non sì, abbiamo perché quando ci manca Mel non abbiamo il razzo, però ne diciamo tanti, quindi sì, a posto così. Bene, grazie come sempre per essere stati con noi, seguiteci sui social e stay tuned per tantissime novità. Backstreet State, ovviamente, combinate, pollicino su, commentate, e pollice in su, c'è seguite anche Campanella, facciamo le podcaster serie, le youtuber serie. like and subscribe. Like e subscribe. Ok, ciao da noi e da Brian perché ci segue su Vedo YouTube. Brian che ci sta abbracciando, sembra, in questo Sì, sembra momento. che ci dia, o ci abbia appena tentato di tirarci una manata per schiacciarci sul culo, non si capisce bene. Comunque, Ecco. va bene. Buon Aspetta che non pomeriggio ho a fatto una tutti, cosa, pomeriggio, Brian. mattina, sera. Non abbiamo fatto la cosa del dito nel naso a Brian. Aspetta che sennò sembra brutto, che l'abbiamo fatto a tutti, a lui no. Aspetta, Perfetto, guarda. aspetta, eccolo lì. Perfetto. Se volete screenshottare questa cosa e poi mandarcela, ci fate una cortesia. Ciao a tutti!